Ciao a tutti, sono Andrea, bentornati sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere come trasformerò questa lampada, pagata una decina di euro, molto semplice, tra l'altro scomodissima perché ha l'interruttore sulla parte bassa, in un qualcosa di più interessante e smart come questa. Una lampada smart con un comando touch che mi permette di regolare. Vedete che tenendo premuto cambia la luminosità, cose che prima non era possibile fare, ma anche di andarla a comandare sia da web che da MQTT o con un'app. Andiamo a vedere come si fa. Questa lampada, come già detto, funziona con un interruttore normalissimo messo al di sotto della lampada. Andiamo a vedere prima di tutto quanto assorbe per avere un'idea della componentistica da utilizzare. Ok, siamo circa a 300 mA. Bene, andiamo a vedere lo schema. Benvenuti sul mio PC, questo è lo schema del circuito. Prima di filmare questa parte sono diventato matto testando la lampada perché non funzionava. Vedrete poi anche dopo nella parte in cui provo a farla funzionare che ci sono degli errori e che farò molta fatica a farla funzionare. L'errore in questione è questo. Qui non ci va ovviamente una resistenza, perché questa resistenza va messa qui. Ok. Quindi lo schema corretto funziona in questo modo. Arriva l'alimentazione dall'alimentatore, quello della lampada vera e propria, dove c'è il regolatore per abbassare la tensione a 3,3 volt, che è l'alimentazione dell'SP. Resistenza di pull up sull'enable dell'SP12, resistenza di pull down sul GPIO 15, che fa parte della configurazione per l'avvio corretto, condensatori per l'alimentazione, collegamenti per la trasmissione e la ricezione per la prima programmazione, connettore per il sensore touch e controllo tramite il MOSFET del LED che collegheremo qui. Adesso, visto che ho aggiustato questo errore, vado ad aggiustare anche il PCB in modo che se volete replicare il progetto ve lo troverete giusto. Aggiorna. Ok, così funziona. E questo, appunto, è il PCB corretto, con il connettore qua per il sensore touch, i due pin dove andare a collegare poi il LED e il connettore di interfaccia per l'alimentazione e per la programmazione. Quindi lo sfrutteremo sia per la programmazione, per la prima programmazione, che poi per alimentare il circuito nel suo funzionamento normale. Ecco il PCB creato con il metodo visto nel primo video, che trovate qui. Ora vado a forare.
passatina di carta vetrata, non troppo violenta. Eccolo qua, pronto. Vado a saldare. Ok, saldature fatte, ne ho già aggiustate alcune con il saldatore, queste qua un po' più grandi perché c'era un po' poca pasta, però il risultato non è niente male, direi. Adesso verifico solo con il tester che non ci siano corti tra i componenti, e i componenti SMD dovrebbero essere a posto. Verifichiamo che questa sia una resistenza da 10K. Perfetto, anche quella sopra. Perfetto. Che questa sia da 1. Perfetto. Verifichiamo che non ci siano corti tra i terminali del MOSFET. Perfetto. Ok. Verifichiamo anche questa resistenza, sempre da 10K. Verifichiamo che non ci siano corti sul condensatore. Ok. Ora saldo gli altri componenti che sono rimasti. I pin header qua. Questo è lo sketch da caricare sulle SP12. È presente tutta la parte
della connessione al wifi, è per la connessione del server MQTT, e qui c'è lo sketch vero e proprio. Andiamo a vedere alcuni passaggi importanti. Dunque la lampada è controllabile sia con il sensore touch sia da MQTT, e ho aggiunto una possibilità nuova, quella di controllarlo via web, quindi sia semplicemente digitando l'indirizzo e mettendo poi la percentuale nel seguito dell'indirizzo IP della lampada, sia volendo con una app che poi vedremo. Questa è la parte per il controllo dalla pagina web. Vediamo prima quella parte del sensore touch. Il sensore è collegato su uno degli input dell'ESP, infatti se andiamo a vedere qua, sensor pin 1 è collegato sul GPIO 5. Verifico più di una volta con un po' di delay che effettivamente l'input sia alto, e in base a quanto tengo premuto il tasto touch vado a scrivere il valore con l'analog write su channel 1. Channel 1 è il GPIO 4 su cui è collegato il MOSFET. Quando arriviamo al massimo, ovvero a 100, maggiore di 99, allora scorriamo verso il basso, quindi tenendo premuto iniziamo ad aumentare la luminosità, quando arriviamo al massimo iniziamo a diminuirla, e quando lo lasciamo andare lui manterrà la percentuale desiderata. Se invece faccio un tocco breve, lui si accenderà e si spegnerà tenendo memorizzato qual è la percentuale che aveva. Questa è la parte per quando ricevo invece il messaggio da MQTT, e questo è per il settaggio vero e proprio. Vedete che qua viene ogni volta richiamata la funzione setLamp, perché qui viene modificato la luminosità della lampada vera e propria. Cosa ho aggiunto per far sì che possa essere controllato anche da una pagina web? Semplicemente questa parte qua. Ho creato una funzione dove viene utilizzata il comando http server on. Uso la variabile numero, che è una stringa, per andare a catturare la variabile numero dall'indirizzo IP quando do un comando, e da questa parte iniziale del loop che avevamo saltato prima, eccolo qua, se numero è diverso da una stringa vuota, trasformo questo numero in un intero e vado a richiamare la funzione setLamp. Allora, sto dissaldando questi pin qua, ne ho già dissaldato uno perché tanto per come andrò a montarlo non servono, quindi li rimuovo.
Ok, proviamo ad accendere. Guarda qui, Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. E... adesso! 2000 years later. Ovviamente avevo collegato i fili al contrario. Tipico proprio. Nonostante ci sia rosso e nero per identificarli, io riesco comunque a attaccarli al contrario. Attacco solo al volo per vedere se funzionano. Allora, vediamo. Sono diventato matto per ore a trovare la causa del fatto che non stesse funzionando neanche lontanamente. E ho trovato un errore. Ho trovato un errore sullo schema, probabilmente di distrazione, perché era proprio una stupidaggine. E vediamo schema, ma avevo messo una resistenza da 10k qua diretta verso il negativo. È ovvio che quindi non arrivasse un negativo pulito al LED e quindi non poteva funzionare neanche lontanamente. Ora, ho riparato questa cosa, ho messo diretto il negativo sul MOSFET, ho fatto una connessione come si deve, mettendo un connettore a 90 gradi sull'alimentazione e adesso vado a finire di montarlo. Sono abbastanza fiducioso che così funzioni. Deve essere così, Sì. Ho fatto solo un piccolo accenno di prova perché senza la resistenza, con l'alimentatore stabilizzato a 5 volt, da fare qua tira giù 6 ampere. Ovviamente non durerebbe molto, ma adesso capisco perché c'era quella resistenza. Lo vado a fissare in questo modo, almeno il sensore rimane esattamente qua davanti alla lampada, il sensore touch. Ecco qua, tutto collegato, tutto sistemato bene, ho fissato il sensore là sotto, che sarebbe qui sopra, e adesso facciamo una prova. Ho spento le luci, ok, si connetta al wifi. Ok, dovremmo esserci. Sì, funziona. Oh, funziona. Devo solo fare un segno col pennarello dove è effettivamente il sensore touch. Se tengo premuto posso scegliere la luminosità. Ho rimesso la resistenza, Ho rimesso la resistenza sul positivo perché altrimenti andava troppo su con la corrente, il MOSFET sarebbe durato mezz'ora. Invece così, come è visibile da qui, arriviamo anche proprio quando è al 100%,
anche se non è così facile da beccare. Ho visto che arriva proprio a 300 mA, eccolo, che è nei dati di targa del MOSFET che sto usando, quindi non ci sono problemi. Ora andiamo a vedere come controllarlo dallo smartphone o da un qualsiasi altro dispositivo. Dunque, apriamo la pagina web. Se io faccio semplicemente 192, anzi, local, che è l'indirizzo della lampada, mi dà qui il nome. Se invece vado a dare questo indirizzo, mettiamo per esempio numero uguale 10, ecco che la lampada si accende al 10%. 50%, 100%, 100%, ovviamente. La rispegniamo. Inoltre ho creato un'app tramite Codular. Per vedere che cos'è Codular si può andare a vedere questo video qua, che mi permette, allora, 168.0.32. Qui bisogna mettere per forza l'indirizzo IP, perché Android non risolve gli indirizzi con il DNS. Non so come mai, ma funziona così. Quindi bisogna necessariamente mettere l'indirizzo IP. Quindi inserisco l'indirizzo IP, vado a cambiare la luminosità e lui me la cambia. Visto che in questo video e in questo progetto di casini non ne ho fatti abbastanza, non ho registrato i saluti finali. Quindi lo faccio adesso e li aggiungo poi qui alla fine nel montaggio del video. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto e che sia un argomento interessante. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, che per me è molto importante per riuscire a capire se questi argomenti vi interessano e per continuare a produrre contenuti. Un saluto a tutti, ciao!